No, beh, citiamo questo, questo lo metto sicuramente nei manuali. Ancora Samuelson, Focal Press, beh, non è con la copertina dura, è del 78, veramente super pratico. E c'è quanto basta, eh. Oddio, pratico, molto pratico, disegni chiarissimi e ti aiuta in tantissime situazioni. Questo l'ho apprezzato molto, 200 pagine, veramente utili, meno. Anni recenti, qua, Laudino ha curato almeno la traduzione di un libro di Blaine Brown. Quando l'ha fatto? Non lo so, non lo so il suo, quello originale che si intitola Cinematography. Prima era stato stampato dalla Focal Press, adesso un'altra casa editrice. No, quello della Focal Press è del 2002 e lo si trova. Quello dell'Audino forse no, è sicuramente più recente, 2004. Eccola qua, edizione originale, Blaine Brown Cinematography, Focal Press 2002. Posso darvi un consiglio? Qua bravi che l'hanno tradotto, d'accordo, formato tascabile a chi piace, però guardate, quando arrivate alle immagini che sono belle, che sono interessantissime, sono dei francobolli. Questo è più di un manuale, è un'altra cosa perché lui parla di linguaggio anche, scrivere col movimento, spazio filmico, anzi il primo volume è proprio linguaggio visivo lo chiama, degli obiettivi. Non è tecnico, è da leggere, va bene, è buono, è un bel libro, prendete quello originale, piuttosto in digitale che si trova, perché l'ho visto, ha tutto un altro impatto, le fotografie in grande formato, in formato giusto. E poi in questa edizione italiana è stato un po' mischiato, cambiato un po' l'ordine, l'indice. Ecco, questo qua è proprio un manuale. Arriva al video, colore anche qua, non proprio al digitale, ma dovrebbe, caspita. Vediamo se c'è una roba sul digitale. Ecco, basta, con i manuali ho finito. Altri libri super consigliati, questo qua, La macchina del cinematografo, Mario Bernardo, autore di quel manuale massiccio che avevo fatto vedere prima. Questo qua è importante l'anno, è dell'83, è un po' vecchio purtroppo, però a chi interessa la storia del cinema attraverso l'evoluzione tecnologica è favoloso. Lui parte dal cronofucile di Marei, ma anche prima, insomma dai pionieri, Muybridge, fino ad arrivare all'ologrammi, all'olografia in Russia. Poi c'è anche il glossario, si legge con estremo piacere e ti dà anche informazioni non solo storiche, tecniche. Un super libro, ecco qua, laser, la storia del cinema attraverso l'evoluzione tecnologica, sempre stando nella storia del cinema, però ho paura che non si trova né uno né l'altro. Bah, forse nelle biblioteche questo certamente, ma magari anche questo. La luce nel cinema di Stefano Masi, introduzione alla storia della fotografia nel film. Seconda edizione 85, pregevolissimo libretto di 200, no, 190 pagine.
illustrato anche con buone fotografie, non di altissima qualità, ma lui fa dei brevi, semplici capitoli, ma ti dice quanto serve sulla evoluzione anche lui dell'illuminazione nel cinema. Nel cinema, divi e divine sotto la luce, tecnologia dell'immagine e linguaggio del film. E poi evoluzione della luce da studio, occhi italiani alla conquista del mondo, Rez, Vittorio Storaro, Rotunno, poi Franco Di Giacomo, Gianni Di Venanzo, ma questo è prima, note. Poi fa un bel regalo, ci mette dei capitoli, La luce nell'arte dell'operatore, di Anatoli Golovnia, altrimenti introvabile, e va da pagina 131, vediamo, a pagina 174, 40 e rotte pagine della luce nell'arte dell'operatore. Qua lui finisce, uno che faccia una bibliografia ragionata, però vabbè, certo, sull'illuminazione, la storia. Giustamente lui dice cercare della Focal Press, Media Manuals, che l'editore Gremese sta editando in Italia, a me non risulta. Poi una rivista come The American Cinematographer Magazine, giusto, mi stavo dimenticando. Giustamente lui poi cita l'Associazione Italiana dei Cineoperatori, l'AIC, che dice che avevano fatto una rivistina timida, non parla proprio dell'anno, e il bollettino AIC, ma io lo so. L'AIC si fonda nel 53, no, è del 53, il primo bollettino tecnico. Sono annuari, no, annuari, aveva una cadenza, cavolo. Vabbè, il bollettino è una cosa, e c'era anche qualche articolo tecnico e curiosità che cosa stavano girando i propri soci, i cinematografi italiani. Poi c'era l'annuario, questo sì, una volta all'anno. Adesso, per rimanere in tema, ho visto che la buona AIC devi andare online, cioè, mi sembra come se metti AIC non va bene, AIC Cine, trovi due riviste, Italian Cinematographer Style, che è un trimestrale, e poi Random, penso che esca autori italiani di cinematografia. Riviste solo online da scaricare, gratis, belle, forse si addentrano in argomenti fin troppo tecnici, cioè comunque provate. Per finire, almeno questa parte, poi vediamo se la cosa piace, interessa, ho ancora i libri più pregiati. Allora, questo qua è Film Lighting, ancora di Malkiewicz, però vedete, conversazioni con operatori e gaffer di Hollywood, e ci sono dei nomi super, Vilmos Zismond, Alan Davieux, John Alonso, ce ne sono tanti. Allora, questo però è riduttivo dire solamente, non sono solamente conversazioni, perché lui ha fatto un bellissimo indice dove c'è proprio argomenti, tipo il capitolo 1 dice il cinematografo e i suoi collaboratori, lavorare con il regista, con lo scenografo, lighting equipment,
image manipulation, per cui sono divisi queste opinioni, conversazioni in questi argomenti. Strategia di illuminazione, ottimo, duro verso morbido, low key, high key, illuminare una scena, illuminare in location, imparare, learning to light, a illuminare, vediamo, 177, con fotografie, delle apparecchiature, purtroppo non dei, e quello mi spiace, non degli intervistati, qualche fotografia di scena, e no, anche schemi, schemini, dai. Quindi non è, dai, non si può dire che è solamente una lettura, è anche un po' un consigli, dai, utilizzi. 177, imparare a illuminare. Capitolo settimo. Beh, è un po' una conclusione. Brevi, vedete, brevissimi, sintetici, giustamente. Gli operatori, i collaboratori, mette chi ha collaborato, appunto, chi è stato intervistato. Glossario, breve breve, ma c'è. Ottimo. Ma secondo me il più bel libro sull'illuminazione, non ho dubbio, è questo, di Ross Lowell, che mi fa sempre fatica a ricordare la giusta traduzione di questo. Questioni di luce e profondità. Questo è un libro favoloso, che me lo sono proprio letto stravolentieri, poi ha un linguaggio simpatico, una giusta illustrazione, fotografie riprodotte bene, una grafica curatissima, capitoli intelligenti, ad esempio ho apprezzato tantissimo, vediamo se c'è, vedete quanti segni, me lo sono proprio consumato. Quando lo cerchi poi ve lo dico, qua arriviamo anche al colore, fotografia a colori, cioè simpaticissimo. C'è anche lezioni di luce, esercizi da fare, ecco qua, termini dell'illuminazione, ma sono tanti, sono veramente tanti, con spiegazione e la sua opinione. No, questo libro bisogna averlo. Io l'ho comprato usato a pochissimo su Amazon, ve lo dico, ma no, qua devo fare proprio promozione. Scusate che lo trovo. Siccome vi dicevo, questo libro l'ha pubblicato addirittura, vediamo se c'è scritto, sì, la Lowell Light, quella che fa le lampade, sono solo pubblicati da soli, ed era, ma è recente, no, la nona ristampa, la prima nel 92, beh, non è recente, e questa qua nona ristampa del 2004, questa di cui sono in possesso io, comprato usato. Ma la Silvestri Camera Shop italiana, che è rappresentante della Lowell, che però no, qualcosa avrà, ce n'è ancora in magazzino e li vende nuovi a 40 euro. Ripeto, Silvestri Camera Shop. Poi vedete voi, forse su Amazon si trovano ancora usati a meno, ma io ormai perché ce l'ho, però nuovo a 40 euro, che in fondo è pur meno, no, era il suo prezzo, 32 dollari, dai, spedizioni e tasse. Il bravissimo Ross Lowell. Ecco, vi dicevo, io da questo libro, dal capitolo come ottenere la peggiore illuminazione, cioè fantastico, lui insegna cosa non fare, ho tratto
la serie Kino Stage, che chi non l'avesse visto, se la vada a vedere, è ispirata e tratta dagli insegnamenti di Ross Baresco.